8 cm ragazzi, cioè, sono tanti. Sì. Buongiorno a tutti, ritrovati sul canale. Stiamo viaggiando, questa volta io sono da passeggero sul camper di Moreno, nessuno di voi l'ha mai visto. Volevo fare un video al riguardo, ma ormai è troppo tardi per il momento perché lo stiamo portando in officina da Emiliano. Stiamo andando a prendere il mio che è pronto e portiamo il suo perché deve fare degli aggiornamenti anche lui, pannello solare, inverter. Comunque quando lo riprenderemo poi dopo farò un camper tour, un video tour, così vi farò vedere il camper di Moreno. Ha smesso di piovere e adesso sta uscendo anche il sole. Siamo partiti stamattina sempre presto per essere alle 8, adesso sono le 8 meno un quarto. Siamo partiti con la pioggia ma arriviamo con il sole. Adesso siamo in autostrada, non manca tanto, mancherà un quarto d'ora, 10 minuti ad arrivare. Finalmente appunto è pronto, veramente ci ha piegato poco anche perché gliel'avevamo portato sabato scorso e già mi sembra così, era martedì o mercoledì già aveva scritto che era pronto, però per non perdere giorni al lavoro ho detto vabbè te lo lascio lì una settimana, vengo a prenderlo il sabato dopo, così almeno non perdevo giorni. Sono contento, vediamo tra poco gli aggiornamenti e ci facciamo spiegare tutto da Emiliano, così almeno è lui l'esperto e ci capiamo molto meglio tutti quanti, quindi ci vediamo in officina. Adesso per entrare da Emiliano c'è prima una manovra molto tecnica da fare, dovrebbe teoricamente andare tutto sull'altra corsia per poi entrare con la curva a gomito. Vediamo se le macchine lo lasciano passare. Sta un po' più di là. Dove ci sta? Allora vai. Sì, c'è passato, vedete com'è molto comoda la cosa. Ma Moreno queste cose non lo spaventano per niente. Eccoci qua ragazzi, arrivati in officina da Emiliano che adesso ci spiega tutto l'ambaradam che ha fatto. A me ha già anticipato qualcosina e però appunto parla lui, che lui del mestiere l'ha fatto lui, quindi vi spiega tutto il discorso. Ciao ragazzi, allora abbiamo fatto qui un frigorifero a compressore, quindi abbiamo tolto il trivalente e messo quello a compressore. Siamo riusciti ad aumentare leggermente la capacità perché da un 75 litri 75 netto, sì, forse che era quello originale, siamo passati a un 100 litri, quindi abbiamo un pochino più di capienza sia come frigorifero che come cella freezer. Sì, no, ovviamente prima la cella freezer del Dometi che era, ve l'avevo fatta vedere, era, cioè, ci stava dentro forse un ghiacciolo e non è che neanche raffreddava più di tanto, diciamo, quindi sì. Invece in questo caso con l'Indelby CR100, scusate, siamo riusciti a guadagnare qualcosina in più come anche capienza, oltre del frigo anche del freezer. Ovviamente non è grandissimo come freezer, però diciamo che una bella bottiglia da 2 litri di acqua ci sta dentro. Se dobbiamo mettere dentro qualche bistecca, qualche cosa da far congelare, ci sta dentro tranquillamente. Poi sono state montate le sospensioni ad aria aggiuntive della MEB System, praticamente il MEB System è del gruppo Goldschmidt, e abbiamo messo anche le sicurezze meccaniche sulla porta anteriore lato guida, sulla porta posteriore e in protezione alla di blu. Non abbiamo potuto inserire quella dell'OBD, purtroppo perché c'è stato inserito dentro l'antifurto. Bisognerebbe fare delle modifiche per poterlo fare inserire, quindi sì, per liberare appunto il blocco proprio dell'OBD, per liberare la presa. Perché anteriormente, mettendo sull'antifurto tramite OBD, anteriormente c'è uno spinotto e questo impedisce il montaggio della chiusura proprio della presa. Andiamo dentro a vedere da dove partiamo dal frigo. No, lo lascerei dopo perché l'abbiamo acceso già, è vero. 20 minuti fa, sì, perché l'abbiamo acceso alle 8:40, adesso sono le 9. Sì. Lasciamo passare questi 10 minuti, quindi vediamo dopo mezz'ora il frigorifero a che temperatura è arrivato, per far vedere un pochino anche le prestazioni che hanno appunto i frigoriferi a compressore. Non fa caldissimo, siamo qui in magliettina, maniche corte, sono le 9 del mattino. Quindi fa abbastanza caldo. Partiamo dalle sospensioni. Partiamo dalle sospensioni. Che poi ragazzi io vi avevo fatto vedere l'altra volta nello scorso video anche
l'altezza, e quindi adesso calcoliamo anche l'altezza, poi vi farò vedere sotto il lavoro che è stato fatto. I manometri in questo caso vengono messi in questa mascherina, che è anche bella e comoda da poter utilizzare anche in viaggio. Abbiamo l'interruttore qui davanti, che è quello che serve per andare a gonfiare le nostre sospensioni, e poi tramite questi due bottoncini possiamo andarle a sgonfiare e regolarcele a nostro piacimento. Se vedo che sono leggermente storto da un lato perché ho caricato di più il van da un lato piuttosto che dall'altro, posso andare a regolarmelo per rimettere in assetto dritto il nostro van. È un'operazione abbastanza semplice, basta con 1 metro misurare da terra al parafango, sia da un lato che dall'altro, si vede la differenza in millimetri, e a quel punto si va a giocare sulla pressione per poterla andare a regolare e metterlo in piano. Questo ci garantisce comunque un assetto del veicolo migliore, ovviamente, quindi anche una guidabilità migliore, e ci può riportare, in caso lo andiamo a caricare un pochino tanto nella parte posteriore, ci può far riportare il camper nell'assetto originale che dovrebbe avere. Quindi vi ricordo che è leggermente caricato sul muso anziché essere completamente in piano. Avendole qui di fianco, sono anche durante la guida sono molto comode da poter essere visualizzate, in maniera tale che se dovessimo sentire magari il nostro veicolo che, ipotizziamo che facciamo una strada dove c'è parecchio vento e lo sentiamo oscillare un po' troppo, possiamo andarle a caricare anche in movimento, in maniera tale che riesco sempre a vedere la pressione e riesco a capire di quanto la sto caricando e di quanto mi serve arrivare magari anche a caricarle. Vi ricordo solo una cosa, che le sospensioni non devono viaggiare completamente a terra, quindi non devono mai essere a zero, ma almeno un 0,5 bar vanno tenute. Io consiglio almeno di arrivare tra 0,5 e 1 bar. Poi però ovviamente a seconda del veicolo, di quanto è carico, di come viaggiate voi abitualmente, questo potrebbe variare. Però ricordatevi che non dovete mai essere completamente a zero, altrimenti rovinate la sospensione. Ultima precisazione su questa sospensione: sono dei soffiette d'aria che vengono messi in aggiunta alla sospensione originale. MEB System rilascia una documentazione in caso voi vorreste far omologare anche il veicolo con le sospensioni, oppure la potete tenere eventualmente in allegato per quando fate le varie revisioni, perché in fase di revisione qualcuno potrebbe anche dirvi qualcosa per il fatto di aver montato appunto questi soffietti. MEB System ha la possibilità di rilasciarvi appunto questa documentazione in maniera tale che potete, in caso vi viene detto qualche cosa, potete anche evitare di avere magari rogne o non farvi fare la revisione. Se almeno dimostri che è stato fatto tutto la regola d'arte, e loro comunque te lo garantiscono, sì. Almeno non ti possono rompere le balle per la revisione, insomma. Esatto. Beh, buono, in alcuni veicoli, tra le altre cose, già di serie, se guardate sopra la documentazione vostra, sopra i documenti del veicolo, c'è proprio scritto che il veicolo può essere anche dotato di sospensioni ad aria. E in molte documentazioni viene proprio anche riportata la dicitura Goldschmidt, quindi essendo MEB System gruppo Goldschmidt, ovviamente siete già avvantaggiati sotto questo punto di vista. Ovviamente MEB System come Goldschmidt per tutti i veicoli, quindi che sia Renault, che sia Citroen, che sia Fiat, anche se è lo stesso veicolo, ha le varie sospensioni, telaio Alco, telaio normale, quindi si possono montare su qualsiasi veicolo, e questa documentazione ovviamente viene rilasciata per qualsiasi veicolo, sia in patente B, quindi sia per un veicolo sotto i 35 quintali, sia per le patenti C, quindi per i veicoli superiori ai 35. Quindi si può trovare per tutto. Buono, perfetto. Il compressore, non so se avevamo detto, l'avevi messo praticamente. Esatto. Il compressore viene nascosto all'interno di questo vano, rimuovendo la plastica qui. C'è un compressorino piccolino che viene dato appunto con il kit, che sta esattamente qui all'interno, quindi anche, diciamo, comodo se magari un domani dovesse succedere qualche cosa. Basta rimuovere 4 viti e si accede subito al compressore, rimane anche protetto perché non è esterno, certo. Ed è anche comodo averlo lì. Vabbè, buono, almeno anche il cliente comunque
non vede niente, è un lavoro molto Esatto. più pulito ed è tutto migliore. Esatto, non si hanno aggeggi in giro per il veicolo, appesi sotto. E non ti occupa neanche spazio in cabina. No, assolutamente. Quindi perfetto. Comodissimo. Grande. La sicurezza, ovviamente, è stata smontato tutto il pannello, è stata messa dentro qui una placca in acciaio che serve per evitare che dalla portiera qua sotto possano entrare dentro con dei cacciaviti e andare a sollevare, praticamente a far aprire la serratura. Quindi viene smontata tutta la parte qui interna e posizionata questa placca di acciaio all'interno, e poi viene rimontato il tutto. Passiamo dietro a vedere quello posteriore. Posteriormente ci sono queste placchettine qui in acciaio, una su questo lato qua, l'altra sul lato opposto. Sì. E praticamente tramite quella L forata, quando noi andiamo a chiudere le portiere, quelle due L lì forate si avvicinano. Ovviamente ci vuole Scusate. il cellulare che suona sì tanto, fa niente. Ovviamente quelle due L lì si avvicinano, rimane praticamente il foro uno frontale all'altro, e tramite un anellino con un pernino sempre in acciaio viene posizionato all'interno e impedisce appunto l'apertura. Anche se dovessero sforzare, lì sono imbullonate con traviti, quindi certo, abbastanza resistenti, ed è praticamente impossibile che riescano ad aprirti il veicolo nella parte posteriore. È una piastra che viene posizionata sopra qui in maniera tale che sotto il tappo del gasolio, che è chiuso con la chiave, blocca la piastra e blocca anche l'apertura della D-Blue. In questo modo non possono rubarvi la D-Blue, visto i prezzi che stanno salendo. Sì. Visto la fatica che si sta iniziando a fare per reperire la D-Blu, iniziano anche i furti di questo, purtroppo. Sì, perché non gli bastava rubare l'intero camper, adesso ti rubano anche la D-Blu, vabbè. Questo è un discorso a sé. L'altra volta avevo fatto il video mentre andavo, poi dopo con più calma attacco sempre sotto la GoPro, così vi faccio vedere anche come lavorano i soffiatti ad aria. Adesso non so se riuscite a vedere, spero di sì, perché tu hai fatto arrivare giustamente i tubicini dell'aria al cuscinetto. Esatto. E a doppia balza, giusto? Sì, questo perché nel momento in cui voi lo gonfiate, allora io adesso ovviamente l'avevo tirato su, l'ho portato a 3 per garantire che non ci siano perdite. In questi giorni li ho controllati e tutto. Gonfiandoli tanto, 3 bar, siamo circa a metà di quello che può comunque reggere. Che arriva fino a 7, giusto? Non arriva sì, fino a circa 6,5-7 e quindi può reggere parecchio di più. Gonfiandoli circa sui 3 bar comunque si ha già un'altezza abbastanza notevole, ma li carico in quel modo lì in maniera tale che c'è dentro un po' più di pressione e mi accorgo prima se ci sono delle perdite o meno, perché ovviamente sono una serie di raccordi che magari può capitare che uno scappi e non sia stretto benissimo, certo, e possa magari perdere. Quindi prima di consegnare ovviamente il veicolo faccio io tutti dei test. Adesso è caricato a 3, però il camper è vuoto, quindi è molto alto adesso dietro, anche troppo. Esagerato proprio. Esatto, però gli ho detto ad Andrea provalo anche a 3, che così riesci a capire anche la differenza. Poi ovviamente te lo abbassi mentre viaggi, te lo regoli e vedi proprio la differenza di cosa vuol dire cambiare la pressione nella parte posteriore e far cambiare comunque anche la guida, perché diventa molto più piacevole anche guidarlo con delle sospensioni ad aria. La doppia balza impedisce proprio che, se io vado a gonfiare tanto la mia sospensione ad aria, che questa mi diventi un blocco rigido. Nelle sospensioni quelle vecchie d'aria era un solo corpo, e ovviamente se io arrivavo già magari a 3 bar, quello diventava talmente tanto rigido che quando prendevo delle buche sentivo quasi smontarsi il camper dentro. Adesso invece, utilizzando la doppia balza, quindi 2 corpi uniti da un anello, questo permette che la sospensione continui a rimanere abbastanza morbida e permette anche appunto che la sospensione possa lavorare anche, diciamo, in movimenti un po' laterali, quindi la tiene abbastanza morbida sulle buche, sui dossi, e quindi diciamo a livello di comfort si è guadagnato veramente tanto. Qui in mezzo, che adesso vabbè non si vede l'anello, però è proprio lì, è gonfia la sospensione. Certo. Però... Poi calcolate che adesso vabbè non siamo neanche in piano, quindi questa parte qua è un po' più alta rispetto a questa, c'è un po' di... però è ottimo, anche perché qui
se vi ricordate, a me qua mi ci passava un dito per il rotto della cuffia, un indice tra qua e qua, tra la prima e il secondo foglio. Guardate adesso che distacco che c'è una cosa impressionante, è completamente un altro assetto proprio. Sì, e anche nella guida ti accorgerai che veramente cambia. Allora, l'altra volta era 80 da terra fino al passaruota, adesso siamo con 3 bar, siamo a 88. 88, cioè praticamente, come diceva lui, ovviamente magari non lo tieni sempre a 3, però abbiamo, stando a 3, recuperato 8 cm. Sì. Cioè 8 cm ragazzi, cioè, sono tanti. Sì. Quindi se comunque stiamo a 2 arriverà, non so, 84, 85. Sì, più o meno. Più o meno, sì. Comunque già 4 cm fa tanto. Sì. Quindi più che altro serve proprio per rimettere il veicolo in posizione corretta di guida, certo. Non per andare in giro in impennata col posteriore, ma una volta noi caricato il nostro veicolo riusciamo a rimetterlo in posizione corretta e avere un comfort di guida superiore, quindi non più come se avessimo prima era assetto tipo Porsche o Lamborghini, adesso è un po' più su, no, più che altro anche per la vita dei fogli, delle balestre e tutto, comunque esatto. Ti vanno, penso, a durare anche molto più nel tempo, perché lavorano meno, fanno meno fatica e durano di più. Sì, e tra le altre cose, lavorando sempre giù schiacciati, con la sospensione normale, noi abbiamo il tampone, quello che ci fa da ultima parte di movimento della corsa dell'ammortizzatore e da fine corsa, che era praticamente contro. Sì, era proprio dentro. Quindi in realtà la sospensione lavorava per forse un paio di centimetri a dir tanto, dopodiché eravamo praticamente completamente fermi, senza sospensione. Questo non va bene ovviamente nella guida, perché se inizia a prendere delle buche e la mia sospensione ha un range di lavoro che è veramente ridotto, alla fine ne risente tutta la struttura del veicolo. Certo, quindi vibrazioni, le viti, il legno, anche perché comunque ricordate che sono tutti, cioè, mobili assemblati, avvitati alla struttura del van, del camper in questo caso, quindi cioè, a lungo andare le vibrazioni non è che facciano molto bene. No, assolutamente. No. Infatti qualcuno ogni tanto si lamenta che trova viti in giro della serie, ma questo da dove arriva? Prima non c'era, e questo è quanto. Esatto. Va bene, passiamo al frigor veloce ragazzi, perché Emiliano di corsa non volevo rubargli ulteriore tempo. Qui è stato rimosso appunto il frigorifero, quello originale, è stato posizionato un Indelby, per esattezza l'ho detto prima è il Cruise 100, il CR100, l'abbiamo acceso alle 8:40, no? 8:40, quindi sono 50 minuti che sta andando. Vediamo la temperatura quant'è. Allora ci dice, vabbè, adesso non so, lo vediamo anche da qua, perché tanto c'ho questo, c'è 10 gradi ragazzi, 10 gradi, prima era praticamente 24, 27 più o meno, perché la temperatura era spento, cioè praticamente l'ha abbassato di 17 gradi in 50 minuti. Sì. Siamo già a 9,7, sta scendendo ancora, siamo sul livello centrale del frigorifero, quindi né giù tutto basso, perché ovviamente il freddo va verso il basso, ma neanche su tutto alto. L'abbiamo posizionato sulla grata centrale per avere una temperatura media del frigorifero. Sì, è impressionante, 9,7. Ed è veramente una cosa... praticamente funziona giusto, cioè come dovrebbe essere un frigorifero di casa. Non so se vi ricordate, forse ve l'avevo detto, cioè noi l'estate scorsa siamo andati in vacanza, abbiamo girato un po' l'Italia 3 settimane con il camper, cioè avevamo dentro tipo l'insalata russa o comunque altre cose, formaggi, ragazzi erano da buttare, li abbiamo buttati via, anche perché il frigor d'estate avevo dentro 18 gradi nel frigor, cioè una roba impensabile. Come fate a tenere dentro la roba da mangiare? O comunque il freezer ci vai a mettere dentro i ghiaccioli, la carne, il pesce, quello che è surgelato, lo devi poter utilizzare, cioè, quindi è una cosa, questa è la normalità, diciamo. Esatto, questo è un frigorifero. Un frigorifero a compressore, quindi esattamente come quello di casa. La cosa bella è che nello stesso spazio di prima, anzi a dir la verità è stato ridotto in altezza, perché purtroppo non ci stava il modello quello più grande, il 130, per un fattore di larghezza. Però nello stesso ingombro che ha il frigorifero precedente abbiamo guadagnato sia in profondità che anche leggermente in altezza dei ripiani,
E abbiamo guadagnato anche nel freezer, perché il freezer adesso, che adesso ce l'ho praticamente su tutta la superficie. Prima era praticamente, arrivava fino a qua, c'avevo un quadratino, e poi ragazzi, cioè, è freddo, cioè, cioè, mi si stava attaccando il dito, cioè è freddo. E poi comunque la profondità, cioè, allucinante la profondità, no, ottimo. Poi Emiliano, piccola chicca, ha fatto un lavoro praticamente perfetto. Andare a prendere i colori della POSL o comunque di qualsiasi altra casa costruttrice è difficilissimo, come Emiliano mi ha detto prima, però lui comunque è riuscito ad andare su una tipologia di legno di colore che è praticamente uguale, ragazzi, cioè nel senso, io lo so perché me l'ha fatto lui, noi lo sappiamo, ma uno che non sapeva come era prima, non l'aveva visto, cioè praticamente sembra fatto dalla casa madre. Perfetto, no, perfetto. E poi soprattutto non è stato rovinato niente, nonostante le dimensioni, praticamente gli spazi ridotti. Ha dovuto togliere la porta del bagno e l'anta del frigo per farcelo entrare, per farcelo uscire. Quindi ragazzi, cioè, ha fatto un lavoro a regola d'arte. Non lo dico perché qua lui, e non mi paga per dirlo, ma è un lavoro proprio a regola d'arte, sì, proprio perfetto. Per dirlo no, però mi paga dopo, sì. Sì, no, il lavoro certo non è gratis, lo pago, però bello, bello, bello. Ottimo. Contento? Sì, sì, sì. Il prossimo step sarà l'impianto litio. Ah, perché come consumi, non so se avevi detto prima, non consuma praticamente niente questo frigorifero, perché il mio dubbio era, oddio, adesso devo magari aggiungerci batterie, fare cose, adesso lo testerò con calma, però fino adesso problemi di elettricità non li ho avuti con 2 batterie, però mi dicevi che praticamente non consuma niente. Ha dei consumi sì bassissimi, perché sono testati quando il compressore sta spingendo proprio per raffreddare, portare in temperatura, è attorno ai 4 ampere. Poi ovviamente quando raggiunge la temperatura lui si spegne e riattacca nel momento in cui deve andare a ricompensarla. Certo. Però sono diciamo del attacca e stacca non frequentissimi, poi dipende uno da quanto tempo lo tiene aperto, da quante volte lo apre durante il giorno, però non ha dei consumi proprio elevatissimi. Sì, però anche 4 ampere comunque, cioè ragazzi. Sì. Cioè, e poi c'è da dire che nel momento in cui comunque deve solo riportare leggermente la temperatura, anziché magari utilizzare tutti i 4 gli ampere, magari ne utilizza 2, 1,5, 3, dipende da quello che deve fare il compressore in quel momento lì. Però anche a livello di rumorosità, adesso non so, se ti avvicini, non so se sentite, ma non so se si sente, cioè noi sentiamo veramente poco, l'ho appoggiato qua dove ci sono le griglie, ma è proprio silenziosissimo. Poi noi comunque abbiamo anche il riscaldamento con la truma a gasolio che tacca e stacca, anche quella d'inverno, abbiamo sempre dormito senza problemi, quindi questo non lo sentiremo proprio neanche. Quindi, no, è veramente silenziosissimo come frigorifero. Poi da qui a 1 mese, 2 mesi lo testeremo le sospensioni, frigor di qua di là, quindi farò un altro video magari di recensione, però per spiegarvi, per farvi vedere la situazione com'è, ma tutto sommato direi che ci siamo, che ce l'abbiamo fatta nel migliore dei modi. Esatto. Bene ragazzi, dai, adesso lascio Emiliano, lo saluto, pago, perché purtroppo bisogna anche pagare. Ci sta. No, cioè, ci sta, per il lavoro fatto è giusto. E niente, noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Camperista Turbolento Service. Da Camperista Turbolento Service, giusto, a Varese. Varese. E ragazzi, perché magari qualcuno di voi già lo conosce, il video che avevo fatto l'altra volta, avevo messo qualcosa anche su Instagram, già qualcuno mi ha detto no, vai da Emiliano il top, E niente ragazzi, ve lo saluto per chi di voi lo conosce, e per chi non lo conosce, se avete bisogno venite qua. Ciao ragazzi, alla prossima, grazie mille. Ciao ciao.